Siamo in Oman, precisamente nel sud del paese, e in questo video vi racconteremo tutto quello che dovete sapere per regalarvi un viaggio di pesca da sogno in un posto magnifico come l'Oman. Una volta atterrati a Salalah troveremo un driver che ci accompagnerà direttamente al lodge di Nowhada. Il lodge di Nowhada è una chicca nel deserto dell'Oman. Si trova nel piccolo paese di Shuaimia a poca distanza dal porto da cui ogni mattina partiremo per andare a pescare. Qua le possibilità sono davvero infinite, dal light tackle lane based alla pesca medio pesante lungo costa, fino anche al popping estremo ai grandi predatori come i giant trevelli e gli yellowfin tuna. Abbiamo a disposizione tantissimi spot da affrontare e decideremo ogni sera insieme al capitano dove andremo a pescare il mattino seguente. Qua in Oman la pesca pesante può essere praticata in varie tipologie, il yellowfin e il GT. Entrambi si focalizzano sulla stagione primaverile che va da febbraio fino a aprile inoltrato. Parlando del yellowfin, è una pesca che si effettua cercando delfini molto lontano dalla costa e si pratica un popping abbastanza pesante. Si consigliano canne con PE8 molto potenti perché i pesci possono essere veramente grossi, anche superiori ai 100 kg di peso. Utilizziamo per questo tipo di pesca principalmente esche non troppo voluminose perché, come sappiamo, i tonni con la loro velocità potrebbero mancare l'esca in caso sia di grosse dimensioni. Quindi consigliamo Kronos 680 e come stick un Pelagus 200. La pesca al GT invece si pratica lungo le isole e su riff sommersi che le collegano. Non è mai possibile pescare con condizioni di mare perfettamente piatto, si vede sempre una grossa onda che fa respirare la barriera e così facendo attiva la catena alimentare attirando questi grossi predatori. Per questo tipo di pesca usiamo canne veramente potenti. Mulinelli per forza devono essere taglia 20.000 o 18.000 e il trecciato in bobina non potrà mai essere inferiore al PE8, finali da 150 o 200 libbre. Per quanto riguarda le esche, consigliamo vivamente esche di generose dimensioni come Kronos 220 oppure Argo 240. E questa esca che ho in mano invece è un diving popper che potrebbe essere a volte l'arma vincente per voltare la situazione. Oh!
Dai ragazzi. Full hook. No, full hook. Ragazzi, questa è una condizione di pesca estrema. Veramente estrema. Onde giganti, esche giganti, si spera anche pesci giganti. I am here, very close. I see the fish. But è mattina, è veramente dura fare questa pesca, però questo è il primo pesce e siamo molto contenti. Sentite il rumore che fa? Sembrerebbe veramente arrabbiato. Non posso immaginare cosa voglia dire agganciarne uno di 50 kg. È dura, però ci siamo, ci siamo. Una delle pesche che caratterizzano la stagione autunnale, che va da settembre fino a ottobre inoltrato, è la pesca jigging. Il pesce tipico di questa pesca è ovviamente la ricciola, che qui è molto presente in questo periodo. L'attrezzatura deve essere ovviamente dimensionata a pesci che possono superare i 25-30 kg di peso, quindi peschiamo con P3, finale almeno del 60 ma anche un 70 ci mette a riparo da eventuali sorprese, e jig che vanno da 150 a 300 grammi in base alla corrente. In caso si voglia fare un jigging un po' più leggero invece ci sono tantissimi spot dove si possono pescare brai, riccioli comunque di taglia sempre interessante, altri tipi di snapper, tantissime specie di carangeli e comunque pesci diversi, e questo è un jigging che si può effettuare anche con P2 e jig che vanno da 70 a 150 grammi. Pescando su grossi branchi di pesci è veramente facile effettuare catture multiple, quindi tutto l'equipaggio sarà divertito e l'adrenalina non mancherà a bordo. È veramente una cosa che dovete provare. Ovviamente la pesca in Oman non è soltanto GT, tonni e ricciole, ma ci sono un'infinità di pesche diverse che possiamo fare, molto divertenti. Durante la navigazione sulle isole può capitare di imbattersi in mangianze di tunnidi come il longtail o anche alletterati, oppure se abbiamo la fortuna di trovare qualcosa che galleggia in acqua ci possono essere sotto miliardi di lampughe giganti pronte a mangiare qualsiasi tipo di esca. Para 250. Oddio! Come on! Che cose assurde, ragazzi, che cose assurde! No! Oddio!
Oh! Cast again, no, cast again. Cast again. Cast again, a little bit fast, come on. Whoa! 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 Mamma mia! Mamma mia! Oddio, c'ho il cuore in gola, c'ho il cuore! Con la ciuma! No problem. Take your time. Enjoy. Dimmi qualcosa, Simo. È il momento più bello della mia vita. Uno spettacolo. Guarda che pesce, guarda che colori. Green Sabri. La pesca medio pesante, diciamo, è molto divertente perché carangidi ce ne sono di molte tipologie diverse, come Big Eye Trevalli, Black Tip, Golden Spotted Trevalli, GT, anche di medie e piccole dimensioni, e altri carangidi minori. Questa pesca si può effettuare in vari modi, perché se li troviamo offshore in mangianza anche loro peschiamo appunto in open water. Invece se vogliamo pattugliare i reef con appunto esche medie, come ad esempio un Pelagus 165S, veramente non ci sono limiti alle catture. In questo caso si consigliano esche appunto di media dimensione e canne medie che possono essere anche delle 80-100 grammi. Se vediamo che invece nella giornata girano pesci particolarmente grossi, possiamo passare anche a canne da tonno con un P5 o P6 e finali da 100 libbre, per essere al sicuro da eventuali sorprese che comunque possono sempre capitare. Essendo un viaggio molto lungo e andando in un paese molto lontano, ovviamente ci sono quelle situazioni in cui il mare non permette di uscire in barca. In questo caso non ci preoccupiamo più di tanto, perché abbiamo un'alternativa veramente entusiasmante, che è la pesca da terra. Può essere effettuata sia dalla spiaggia che su posti che sono più simili a scogliere miste a qualche calettina. Si possono prendere tutti i classici pesci che abbiamo detto in precedenza, a partire dalle brim, vari tipi di carangidi, anche grossi pesci serra e varie tipologie di pelagici che spesso fanno le mangianze molto vicino a riva, poiché abbiamo delle profondità importanti comunque a distanza di lancio. Questa pesca, per chi è amante della pesca da terra, è veramente una cosa insostituibile che è da provare una volta venuti qui, perché non capita spesso di mettere piede su un posto così incontaminato e anche un po' giurassico, passatemi il termine, perché questa qui si vede veramente che è una zona vecchissima dove la terra è emersa milioni di anni fa. È un qualcosa di mai vissuto da un pescatore italiano, sicuramente. Una delle pesche che più mi entusiasmano qui in Oman è la pesca sulle pareti verticali alle brim, che è un mix tra uno sparide potentissimo che però mangia top water. Le esche più utilizzate sono di media taglia, ovviamente il Pelagus 90 è sempre quella che è più universale, ma abbiamo avuto dei grandi risultati in top water come la serie Tarpon, sia i popper che i VTD e anche stick bait di media dimensione come un Pelagus 140. Questa pesca si effettua driftando lungo queste pareti ed è molto importante effettuare lanci lunghi e precisi di modo tale da non entrare troppo vicino alla zona di caccia dei pesci per non spaventarli con la barca e riuscire comunque a manovrare l'esca per un lungo recupero, perché spesso questi pesci inseguono anche per decine di metri. Come canna consigliamo la Needle Fish Roll perché è molto sensibile in punta ma ha una grandissima riserva di potenza che ci assicura di riuscire a togliere questi pesci dalle rocce. Mulinello non meno di uno Stella 5000 perché questi pesci sono veramente potenti e necessitiamo di una ottima frizione. P2 e un finale che deve essere almeno dello 0,60. Non ci sono solo le brim su questa zona di pesca, ma ci sono tantissime sorprese che renderanno la giornata molto movimentata. Si possono trovare lampughe, si possono prendere delle queenfish anche di grosse dimensioni e varie tipologie di carangidi e sparidi che pattugliano appunto queste barriere. Ragazzi, questo è uno dei posti più antichi della terra, le sorprese veramente non mancano
ed è un viaggio che vi ricorderete a vita. Non ci sono limiti a queste acque, quindi non ve li ponete neanche voi, perché qui i sogni possono diventare realtà. Con questo concludiamo la nostra guida su come affrontare la pesca in Oman del Sud. Abbiamo cercato di riassumere tutte le infinite possibilità che offre questo posto meraviglioso. Certamente non sarà mai la stessa cosa che vivere direttamente di persona un viaggio del genere. È un'esperienza che consigliamo vivamente a tutti almeno una volta nella vita. Noi di Jackfin abbiamo la possibilità di organizzare il vostro viaggio, dunque per qualsiasi informazione contattateci a questo indirizzo mail e vi seguiremo passo passo per vivere la vostra esperienza di pesca in Oman.